Bill Sound. Ritrovate tutti amici di Vinyl Sound, questa trasmissione che parla ovviamente di musica del passato, del presente, del futuro, insomma, vabbè, cerchiamo di trattare un po' tutti gli argomenti, però oggi trattiamo un cantante veramente speciale, un cantante che a me ha colpito la prima volta che ho ascoltato una canzone di questo cantante che è Mauro Pelosi. Ho ascoltato questo brano che si intitolava Ho fatto la cacca e quando l'ho ascoltata sinceramente, come tutti i personaggi, insomma, dicono vabbè, pensavo fosse una canzone demenziale, non avevo capito la potenzialità della sua musica, non avevo capito, diciamo, lo stile musicale. Infatti mi ricorda molto, diciamo, quei cantautori che non ci sono più, come per esempio Giorgio Locascio, che era il padre del mio tastierista. Pensate, poi io ho suonato con il figlio di Giorgio Locascio, l'ho conosciuto, diciamo, poco prima che morisse, diciamo un bel po' di tempo prima che morisse, e devo dire una persona straordinaria, però anche lui un altro cantautore che tratteremo più avanti, che merita veramente tanto e che secondo me è stato oscurato dall'opera di tanti cantautori che secondo me sono stati un po' pompati, dai, diciamocelo, perché conosco la fatica di chi scrive le canzoni. Io ho inciso, insomma, come sapete, 72 dischi, quindi ne ho altri in cantiere, però diciamo che è difficile vendere dischi al giorno d'oggi. Già all'epoca comunque era difficile perché non c'era internet e quant'altro, quindi dovevi farti fare promozione dalla casa discografica ed era dura. Infatti la storia di Mauro Pelosi è una storia veramente particolare, ragazzi. Cioè, lui racconta che alla fine degli anni 60 parte con la macchina di suo padre, con la 600, chitarre, canzoni, e va via verso Milano, dove ottiene un contratto con la Bell Disc, che però, diciamo, dopo pochi mesi cambia direttore artistico e praticamente gli dice questo nuovo direttore che è subentrato che le canzoni di Mauro Pelosi non gli piacciono e quindi via, alla fine niente. Poi parte nel 69 a fare il servizio militare e quant'altro, poi da lì ha continuato e ha fatto diversi album. La discografia di Mauro Pelosi, diciamo che è particolare perché nel 1972 ha fatto La stagione per morire, nel 73 al mercato degli uomini piccoli, tra l'altro venne stampata una versione in giapponese e in Corea, che interessava molto, insomma, questo paese si interessava molto di questo cantante, da quello che ho capito per quanto riguarda almeno questo disco. Però nel 77 uscì Mauro Pelosi e nel 79 secondo me l'album più bello, che è Il Signore dei Gatti. Tra l'altro quest'ultimo album ha venduto meno degli altri e c'è stato anche un periodo in cui la Polydor praticamente, o la Polygram, non ricordo, gli disse che se non avesse cambiato stile musicale avrebbe chiuso con loro come casa discografica. Invece ha pubblicato tutti i dischi con loro. Poi dal 79 in poi c'è stato un silenzio, ma guardando sul suo sito internet ci sono praticamente dei lavori nuovi. Uno si chiama Ariuna, penso di averlo pronunciato bene, se Mauro Pelosi un giorno mi vorrà picchiare sarà autorizzato a farlo, va bene. Nel 1997 Mauro Pelosi si riaccosta alla musica elettronica. Diciamo che lui stesso scrive sul suo sito che non ha mai smesso di scrivere e ha fatto diversi lavori con la collaborazione di Romano Rocchi, che, diciamo, lo ha aiutato a comporre diversi dischi di musica elettronica. Quindi diciamo che su quello si è dato da fare, quindi non può essere, insomma, che un musicista si ferma. Io questo lo capisco, perché tra l'altro lui come musicista, cioè, sente dentro, si vede di scrivere, infatti lo scrive anche sul suo sito che lui non ha mai smesso di comporre, però si è diretto verso un'altra dimensione musicale. Infatti nel 99 esce Living the Planet e poi nel 2000 Draupadi, io spero di pronunciarlo bene e nel 2001 esce Stazioni. Poi di lì non si sa più nulla, però lui dice qui nel suo sito che lui scrive nuove canzoni e piacerebbe molto farle ascoltare alle persone. Io vorrei farvi ascoltare i suoi lavori perché sono degni di nota. Tra l'altro c'è da dire una cosa: nel 73 l'album Al mercato degli uomini piccoli è arrangiato da Pinuccio Pierazzoli, che molti adesso lo vedono su Tale e Quale Show, quello che assomiglia parecchio a quello che praticamente gestisce lo studio di registrazione dove vado a registrare io, che è sotto Scala Studio a Roma. Faccio pubblicità, chi se ne frega, tanto
alla fine sono amici e quindi, come si sono sempre comportati bene, mi sono stati vicino anche in brutti momenti. E devo dire che comunque Pinuccio Pirazzoli ha lavorato su questo album, che poi tra l'altro è stata una bella soddisfazione, perché poi tra l'altro è andato molto anche all'estero. E non solo, ci sono state diverse collaborazioni, per esempio nell'album Mauro Pelosi c'è sempre la collaborazione dell'arrangiamento di Pinuccio Pirazzoli, ma c'è anche Edoardo Pennato che suona l'armonica sul brano L'Investimento e Ricky Belloni dei New Trolls che suona le chitarre su questo disco. Quindi pensate un po', insomma, come diciamo verte lo stile musicale di questi album. E dispiace anche sapere che magari non abbiano venduto come avrebbe dovuto essere, insomma. C'è questo musicista, io sono un po' emozionato a parlare di questo musicista qua, perché molta gente dice ma non stai parlando di Venditti, De Gregori? Quelli per me sono dilettanti, invece il vero professionista per me è lui, perché se voi ascoltate le sue canzoni, porca miseria, c'era veramente dell'arte, della poesia pura in questi album, ragazzi, porca miseria, quando abbiamo qualcosa di importante, di bello, non l'apprezziamo mai e sarebbe da dare le capocciate addosso al muro. Quindi nel 2009 tra l'altro il disco al mercato degli uomini piccoli è stato ristampato dalla Universal, quindi pensate un po', tra l'altro ecco, poi è stato passato anche da Ruggito del Coniglio su Radio 2, quindi vabbè, ci ha avuto insomma dei riscontri, però ecco, io devo dire che Mauro Pelosi inizialmente l'avevo preso come un cantante demenziale, cosa che non era. Poi quando sono andato a guardare ho detto cavoli, no, questo qui veramente è un cantautore eccezionale, cioè un cantautore che veramente mi sarebbe piaciuto anzi ascoltare altri lavori. Chissà se un giorno riuscirò mai a contattarlo per ascoltare delle cose nuove che lui ha fatto, perché veramente cavoli è un grande, ragazzi. Cioè io ho visto le foto, ho visto il sito internet, ho ascoltato i suoi dischi, li ho dovuti scaricare, io chiedo perdono per questo, ma un vinile adesso, siccome sono diventati anche rari i vinili di Mauro Pelosi, perché poi quando li vai a comprare stanno a 100, 200, 300 euro, poi non parliamo del giro che c'è dietro al vinile. C'è il disco di Franco Maria Giannini, praticamente, cioè quello che ha scritto un capolavoro del rock progressivo, non so a quanto sta, tipo a 200-300 euro. Addirittura i dischi in vinile di Roberto Pregadio, il maestro Roberto Pregadio, con la quale io ho avuto il piacere di suonare tanti e tanti anni fa, stanno a cifre stellari, 200-300 euro, e chi ce l'ha? Cioè veramente, purtroppo qui diciamo si tira avanti a stento, quindi quando posso compro, ma se ci avessi 200 euro lo comprerei volentieri. Purtroppo non ce li ho, ragazzi, e trovare questi dischi in vinile è un casino. Andiamo dal primo album, La stagione per morire, che presenta diverse canzoni molto belle, ma quelle che ho scelto io stasera sono queste qui. Una è 20 anni e l'altra è Caro Amico. Andiamo ad ascoltare 20 anni di galera di Mauro Pelosi. Eri tanto bella, eri tanto diversa. Non parlo soltanto dei tuoi lunghi capelli. Eri bella dentro, si vedeva. Eri dolce e forte, si capiva. È strano davvero, col tempo sei cambiata. E con la mia gioia un giorno sei fuggita. I soldi son belli, mi dicevi, che sciocche parole non capivo. 20 anni di galera dovrebbero darti per aver distrutto la mia vita, per aver capito poco e niente. 20 anni di galera dovrebbero darti per aver rubato ai miei giorni
i suoi soldi ti han fatto cambiare. Ma come hai potuto sciupare tutto quanto? Vorrei sapere, sei felice? Adesso sei ricca, sei felice? 20 anni di galera dovrebbero darti per aver distrutto la mia vita, per aver capito poco e niente. 20 anni di galera dovrebbero darti per aver rubato ai miei giorni la luce, il vento e i colori. 20 anni di galera dovrebbero darti. Cioè, poi capite perché uno dice che è poesia questa musica? Cioè, veramente, ragazzi, io rimango a bocca aperta perché quando ho ascoltato queste canzoni ho detto, cavolo, non è possibile. Cioè, veramente, io mi sono perso un cantautore così e sono rimasto malissimo. Cioè, perché ho detto, dico, ma i dischi di questo qua non si trovano, di questo grande cantante. Adesso non vorrei mancare di rispetto, ho detto questo qua, sembra che uno dice, questo qua è una persona senza... Vabbè, però in realtà non era questo che volevo dire, però... sapete che quando uno va in cerca di vinili, magari, che ne so, in giro trovi le peggio cose, poi magari un cantante così non... È per questo che, ragazzi, la musica è bella tutta. Cioè, quando trovate dei vinili, anche che fossero dei vinili di un vecchio zio e quant'altro, non dovete, diciamo, buttarli così, che dice, vabbè, ma questo che schifo, che è sta roba. Io ho trovato dei vinili di una zia della Jugoslavia che c'avevo, che purtroppo è deceduta qualche anno fa e mi dispiace molto, però avevo dei dischi suoi che praticamente sono dischi di musica slava, perché lei era della Jugoslavia, quindi cioè veramente, e ho ascoltato anche, nonostante fossero dischi di tipo mazurka, una cosa del genere, o perlomeno musica abbastanza leggera, tra l'altro prodotti dalla Yugoton, che era una casa discografica importante del periodo, insomma, in cui c'è stato Tito. E devo dire che comunque anche quello ha un valore, bisogna apprezzare tutti i tipi di musica, però la gente è talmente, diciamo, rincoglionita che non ci pensa affatto. Un altro brano davvero molto bello è Caro Amico, questo tratto sempre ovviamente dall'album La stagione per morire del 1972. Lui è Mauro Pelosi. Caro amico, guarda come son ridotto, non ho niente, neppure un sogno. Caro amico, dimmi cosa devo fare, non ho gli anni per ricominciare e non ho la voglia per finire. Caro amico, sai cosa son 20 anni? Troppo pochi per poter capire. Caro amico, giuro che darei la vita per tornare a quei giorni belli, quando ancora uscivo con Maria. Ricordi, dicevo che per me sarebbe stato diverso
quanti bei sogni assurdi, quante giornate senza far niente. Ed ora eccomi qui, ed ora eccomi qui, ed ora eccomi qui.